vai dove volevi andare. Sì, anzi, interrompimi quando ti pare. Ho pensato di portare questo argomento, cioè la comunicazione, con tutti i tranelli che la comunicazione in questo periodo ha, su questo canale, perché a me chiedono di fare delle interviste su un sacco di canali, come voi ben sapete, e me lo chiedono in continuazione. L'unico che invece sta buono e non mi chiede niente sei te, e allora, siccome io ho stima del lavoro che fai, ho detto, e siccome so che te non c'hai a volte il coraggio di rompermi le palle, ho detto È no, bisogna che verissimo. faccia anche non si può lasciare indietro Davide Cristallo, perché insomma se lo merita. Non è che la mia comparsata questa sera sia un merito, però siccome la gente vuole però lo sapere, è. vuole sapere quello che penso, ecco, le cose sono andate così. E allora abbiamo pensato di affrontare il problema della comunicazione, perché in questo periodo, negli ultimi 3-4 anni, noi abbiamo poveri disgraziati che camminano per la strada, cittadini comuni, ha avuto problemi con la comunicazione, cioè non sapevamo a un certo punto se la punturina faceva bene, faceva male, noi non sapevamo più se i russi erano buoni o erano cattivi, noi non sapevamo più se Biden era buono o cattivo, non sapevamo più se il Papa era quello vero, quello finto, un antipapa, di tutti i colori, cioè se noi non ci informiamo in modo corretto e ci lasciamo prendere la mano dal mainstream, siamo fregati, perché il mainstream ci racconta quello che vuole. Benissimo. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire che il mainstream dica sempre le bugie. Il mainstream dice all'80% bugie, cazzate, però un 20% di realtà che confonde tutto il resto ce lo mette. Assolutamente. Come facciamo noi oggi come oggi a stabilire che una comunicazione scientifica sia vera o falsa, quando metà dei lavori scientifici ci dicono una cosa e l'altra metà pubblicata su importanti riviste scientifiche ci dicono il contrario? Anche io stesso ho fatto delle pubblicazioni scientifiche che mi sono state rimproverate. Quella rivista su cui hai pubblicato è una rivista predatoria. Mi hanno detto Come così. no? È predatoria. La rivista più predatoria di tutte è Nature, la quale si fa pagare 5.000 euro, 4.500, 5.000 euro per poter pubblicare un lavoro su Nature. Quindi, voglio dire... Ci hai spiegato a tutti come funziona quel processo della peer review. Ecco, quindi bisogna che la gente lo sappia, perché tutti coloro che sono la maggioranza delle persone del mondo, sostanzialmente non hanno mai scritto un lavoro scientifico, non sanno che cosa vuol dire scrivere un lavoro scientifico, cioè non solo fare una serie di lavori, scriverli, in questo caso anche in inglese, quindi rompersi le palle con una lingua che a me mi fa schifo, perché fa parte di una cultura che non è la cultura del Mediterraneo, che è la vera cultura in questo istante storico nell'universo più importante di tutta su questo pianeta, e io devo fare lo sforzo di scrivere in inglese, cioè voglio dire, perché il mio lavoro scientifico dovrebbe essere quello vero? Potrebbe essere anche quello falso. C'è un problema di comunicazione. Ecco, la comunicazione è una cosa importante. Preso spunto dalla tua apparizione alla trasmissione proprio delle zanzare. Perché della zanzara? Perché io ci sono passato almeno un paio di volte negli anni scorsi Me sulla le sono zanzara. andato a vedere prima di andare. Ecco, com'è successo? È successo che suona il telefono, io vedo un numero che comincia per 2041, fai conto, un numero di 4 cifre, io non so cos'è, potrebbe essere la TIM, la Telecom, che cazzo ne so, che mi telefona perché non ho pagato la bolletta, quindi io rispondo. E c'è questo signore che si chiama Cruciani, di cui parleremo dopo, il quale mi dice: professor Malanga, buonasera, ma lei cosa pensa che gli UFO siano su questo pianeta? E io, cioè, prima di tutto, te quando telefoni a una persona ti devi presentare. Sono Tizio,
siamo in diretta, volevo avere il suo parere perché so che lei in qualche modo si è occupato di questo problema, no? Mi poteva dire così. Allora, siccome io ho 73 anni, allora ce ne avrò avuti 70, 71, non lo so, però non sono completamente rincoglionito, capisco immediatamente che si tratta della zanzara e in quell'istante accetto il confronto, perché lo vorrei far capire alla gente, perché non accettare il confronto vuol dire che tu hai paura, vuol dire che tu scappi, e invece Esatto. no, perché io devo scappare? Se una persona mi farà delle domande non corrette, sbagliate, eccetera, eccetera, io se ho ragione, se credo di aver ragione, devo dimostrare di aver ragione. Anche se Esatto. l'ambiente che io ritenevo ostile, e lo era ostile. Quindi accetto la sfida e comincio a chiacchierare con questo tizio. Questo è quello che è successo sostanzialmente. E quindi, rivedendo l'altro giorno, insomma, una settimana, 2 settimane fa, la tua apparizione sulla zanzara, ho detto, questa trasmissione non può andare avanti così. Cioè, bisogna, ma non perché ci sono stato io e sono stato trattato male, perché io poi non sono stato trattato male. In realtà ho fatto fare una figura di merda sia a Cruciani che a Parenzo. Questo se ne sono accorti Confermo. tutti. E in questo contesto, giustamente, i buoni Cruciani e Parenzo non mi hanno più chiamato e hanno fatto bene, perché ora la prossima volta che compare il numerino che io ho memorizzato, non gli rispondo, perché io non ho tempo da perdere. Cioè, se vogliamo fare dell'informazione la facciamo corretta, perché quella trasmissione, quel format lì, secondo il mio modesto punto di vista sempre, perché a mio parere non è una trasmissione di informazione. È tutto, ma non una trasmissione di informazione, è una caciara, ma non è una trasmissione di informazione. La trasmissione di informazione la fanno coloro che fanno informazione. Coloro che fanno informazione sono i giornalisti. Ma sia Cruciani che Parenzo sono giornalisti, sì, nel senso che sono iscritti all'albo dei giornalisti, no? Anch'io conosco tanti chimici che ora fanno i venditori di frittelle al mercato, no? Quindi non vuol dire nulla essere laureato in fisica e fare il fisico, perché se sei laureato in fisica e fai il fisico, allora sei un fisico, ma se sei laureato in fisica e fai il bagnino, non ti posso dire che sei un fisico. Questo è già il primo aspetto dell'informazione. L'informazione è una cosa che dovrebbero giustamente fare i giornalisti. Allora c'è un errore di fondo che la gente, secondo me, deve capire, perché c'è una differenza fondamentale tra i giornalisti e gli opinionisti. Allora, il giornalista è uno che ti dà le informazioni, le va a cercare, il famoso giornalista d'inchiesta, le va a cercare anche in posti tremendi dove non sarebbe possibile trovarli, tu fai la fatica di andare a trovare durante il periodo di guerra, scenari apocalittici, ambienti massonici che sono contro di te, che non ti vogliono far sapere come stanno le cose, tu tiri fuori le informazioni e siccome sei giornalista, le trovi il sistema di diramarle. Una volta era il famoso quarto potere, no? Assolutamente. E questa è una cosa molto importante, proprio questa cosa che si capisce che l'informazione è il potere. Ma i giornalisti di oggi non sono giornalisti, sono opinionisti, il che è un'altra cosa. Cioè, vedete, io vorrei fare una differenza. Per esempio, per chi lo conosce, avete mai sentito dare un'opinione a Franco Fracassi? Fracassi ha Come no, lo scritto dei libri conosciamo. interessanti, benissimo. Non ha mai dato un'opinione. Nell'istante in cui ti dice una cosa del genere, ti dice, oh, questi sono i fatti, ma io la penso così. Questo è un vero giornalista.
i giornalisti normali che ci sono oggi, che non so, la Gruber, tanto per dire un nome che tutti conosciamo sostanzialmente, invece farciscono le informazioni di loro interpretazione dell'informazione. No, il giornalista non deve interpretare un cazzo. Il giornalista ha l'obbligo di trovare la verità e di metterla scritta, no di commentarla. Ai miei tempi, che io sono anzianotto, sono del 1951, quando c'era il telegiornale, c'erano i lettori del telegiornale, che erano dei lettori che leggevano le notizie e basta. A un certo punto i giornalisti si sono incazzati e hanno detto: no, siamo noi che dobbiamo, hanno fatto una rivoluzione in Rai, siamo noi che dobbiamo dire le notizie, dare le notizie, no dire. Dare, quindi voleva dire anche dire le notizie. Benissimo. E hanno cominciato a dare le notizie al telegiornale. E quelli anziani che sanno la mia età si ricordano che questi giornalisti davano le notizie e non commentavano niente. Non facevano nemmeno le faccette, come dice qualcuno. Allora, se noi andiamo a vedere questi due signori della trasmissione della Zanzara, cioè Parenzo e Cruciani, loro in realtà non danno notizie, ma fanno solo delle opinioni. Quindi la cosa importante è stabilire che loro non stanno facendo il lavoro dei giornalisti, loro stanno facendo il lavoro degli opinionisti. Tanto è vero che... Assolutamente, sì. Ecco, tanto è vero questo, che è importante saperla questa cosa, perché questo vuol dire che te devi sapere che quello che loro dicono non è la realtà dei fatti, ma è solamente una loro opinione. Allora, mamme, che cazzo me ne frega dell'opinione di questi due signori? Chi sono questi due? Qual è il loro curriculum vitae? Allora, lì è tutto tendenzioso, dal titolo è la Zanzara, proprio perché dovrebbero pungere, insomma, l'idea. Sì. Certo. Allora, il curriculum vitae, io me lo sono andata a vedere, sia di Cruciani che di Parenzo. Parenzo, no? Esordisce, vi leggo 2 o 3 note, rapidamente. Esordisce all'età di 22 anni su Odeon TV, con il programma Tutto quello che avete voluto sapere sul festival, ma non avete mai osato chiedere. Ecco, intanto vi rendete conto del livello di informazioni, cioè si sta facendo un'informazione che si sta perdendo del tempo, secondo me, su una cosa che è il Festival di Sanremo, no? Cioè, te fai il giornalista e perdi tempo sul Festival di Sanremo, va bene? Fai il giornalista e perdi tempo su una politica estera, su qualcosa di importante, non sul Festival di Sanremo. Poi, ovviamente, nel 2007 arriva a La 7, dove rimane per 6 anni circa, è collaboratore del network della 7 e in particolare alla trasmissione di attualità e politica In Onda, si chiama In Onda la trasmissione, partecipando inoltre al programma mattutino di attualità Omnibus con il ruolo di opinionista. E certo, perché lui fa l'opinionista, cioè lui dice cosa ne pensa delle cose. Poi vedremo. Questo si capisce poco, però assolutamente. Noi vedremo che cosa vuol dire poi opinionista. Perché te dici, cosa fai te nella vita? Io faccio il chimico, te fai l'avvocato, io faccio lo youtuber, te cosa fai? Il faccendiere. E che cazzo è il faccendiere? Oppure faccio l'opinionista. E che cazzo è l'opinionista? No? C'è un albo degli opinionisti. Vabbè. Nel 2010 ha inizio la sua esperienza famosissima con Giuseppe Cruciani nel programma La Zanzara, che è questo che dovrebbe pungere, no? La Zanzara dovrebbe pungere. Il 22, però il problema è che durante questa serie di trasmissioni si becca un sacco di querele e di denunce, cioè te stai parlando con uno che dunque, ora vedete, quando uno fa qualcosa di illegale, di non corretto, gli fanno pagare dei soldi. Una volta lo ficcavano in galera.
Allora, il 22 dicembre 2018 è stato condannato, insieme giustamente al suo amico Giuseppe Cruciani, da un radioascoltatore della Zanzara per avere diffamato nel corso della trasmissione del 7 ottobre 2015 il dirigente Chicco Testa, a cui ovviamente doveva 30.000 euro. Il 4 novembre è stato inviato a giudizio insieme a Giuseppe Cruciani e a Giampiero Mughini. Se lo ricordate, Giampiero Mughini è quello che soffre di tiroide, con gli occhi fuori dalle orbite, che fa anche lui, che cosa fa lui? L'opinionista. Allora sono tutti giornalisti questi. Sono i giornalisti, devono fare i giornalisti, non fare... Beh, se lo chiedi a lui è un intellettuale, Mughini. Sì, l'intellettuale è... sì, certo. Andiamo avanti. Eccetera. Il 2 maggio 2023 è stato condannato per diffamazione nei confronti di un ristoratore. Hanno fatto un ristoratore che probabilmente aveva un po' un pensiero che oggi noi potremmo dire un pensiero di destra, una filosofia di destra. Lui lo ha trattato a male parole e lui si è offeso e gli ha sostanzialmente chiesto 16.500 euro di danni. C'è stato un ricorso, sostanzialmente questo ricorso è stato vinto 4-5 giorni fa e David Parenzo ora di soldi ne deve 200.000 tra spese processuali, no scusate, ne deve 20.000 tra spese processuali, rimborsi e roba del genere. Quindi ci troviamo di fronte a una persona che ha una caratteristica fondamentale: gli piace diffamare la gente. Ora può darsi che questo sia uno sport, come dire, è abbastanza praticato. Abbastanza praticato. Ve lo dice uno che sostanzialmente anche lui le sue problematiche giudiziarie le ha avute, perché tutte le volte che parlo male di qualcuno che gravita all'intorno del Centro Ufologico Nazionale mi arrivano delle querele, ma non dal Centro Ufologico Nazionale, dalla massoneria. Non ho capito bene perché, o forse l'ho capito. E invece il nostro Giuseppe Cruciani è un giornalismo contraddistinto da elementi satirici e controversi. Sì, sostanzialmente lui cosa fa? Condisce le sue trasmissioni con un modo di comunicazione che è il modo di comunicazione di Vanna Marchi, cioè urlatore, è un urlatore. Lui quando parla non parla la mattina, buongiorno, si sveglia, buongiorno, fa così. E c'è un motivo fondamentale perché fa così, perché coloro che urlano sono come quelli che si mettono tanto profumo. Te dici, ma per quale motivo? Perché loro hanno la necessità di farsi vedere, che l'ambiente in cui vivono, da un punto di vista di programmazione neurolinguistica, sì, li riconosca. Perché ciò accade? Io credo, uno psicoanalista normale lo direbbe, che questi credono dentro di sé, dentro di loro, di non valere niente, e allora hanno la necessità di apparire per in qualche modo compensare questa incapacità. Non è vero che poi non valgono niente, ecco, questo lo vorrei dire. Sono loro che credono di non valere niente, ma per fare questo diventano estremamente aggressivi, perché a livello di aggressività loro credono di farsi notare. Cioè urlare vuol dire allargare la sfera di spazio in cui tutti gli altri percepiscono la tua presenza. In cui concentri l'attenzione, certo. Esattamente. Io avevo una collega in dipartimento di chimica che era alta 1,40 m e l'unico modo perché
facesse sentire era che si metteva dei tacchi alti, ovviamente, per aumentare la sua altezza, ma camminava in modo frenetico con delle scarpe che facessero tanto rumore, perché sennò quando entrava in una stanza nessuno si sarebbe accorto di lei. Ebbene, è anche un po' questo il sistema di urlare. È urlare. Allora va capita una cosa fondamentale, che questo tipo di comunicazione, la comunicazione urlata, ha una validità, non è che non vale, è una scelta comunicativa. Certo, Una scelta parla alla comunicativa. pancia. Una scelta comunicativa che però con l'informazione non ha niente a che vedere, no? Cioè, per esempio, Vanna Marchi urlava che la sua crema sarebbe stata la migliore del mondo e che te saresti ringiovanita di 20 anni mettendoti quella crema lì. E in qualche modo urlava, proprio perché così pensava che la sua comunicazione sarebbe andata più a fondo. È banale questa cosa, no? Quando uno non ti sente, quando uno non ti capisce, ti viene voglia di urlargli, perché pensi che urlando questa ti capisca. Posso fare, è vero, Prego, posso prego. fare un inciso che è esattamente Certo. perché chi ci segue adesso non lo sa, ma parlavamo di questo anche prima di iniziare, no? È vero, è anche quando vedete quelli che fanno quello che faccio io, ecco, che fanno dei contenuti su YouTube, come si dice, e partono in quel modo che nella testa mia, che pure io ho qualche anno, fa tanto DJ anni 80, no? Ciao amici, bentrovati anche oggi all'ennesima puntata di Evolu Channel. Oggi parliamo di... Come si fa a farlo in questo modo se poi è oggi parliamo della villa di Puff Daddy e di tutto quello che ci succede dentro? Vuol dire, secondo me, se uno sapesse leggere dentro, che in quel momento io sto più pensando a quello che sto cercando di recitare piuttosto che al testo di quello che sto dicendo. Però Sì. purtroppo, come dici tu, ormai la gente vuole quello. Sì. Mi sono incontrato ultimamente in video, nel senso che ho visto questi filmati di TikTok di una ragazza che spara una marea di voludes, si dice in spagnolo, di cazzate, diciamo in italiano, e che ha fatto un sacco di soldi sparando una marea di cazzate. E ora cosa fa? Ha preso la mamma e l'ha messa a fare le stesse cazzate. E la mamma si vede che è meno spontanea e che quindi recita: io sono una mamma giovane, una mamma alla pari, una mamma che non ha problemi di giudizio, quindi faccio tutte le cazzate che voglio perché tanto nessuno mi deve giudicare. Sì, ma se fai delle cazzate sono delle cazzate, gli avrei voluto dire questa qua, no? E fanno soldi con queste stronzate qua. Allora, tutte queste cose non sono informazione, sono depistaggi culturali, cioè la cultura è un'altra cosa, la cultura è legata all'informazione, ma ci sono tante persone, e una di quelle sono io, te lo devo dire, che è incantato dai questi personaggi. Io ero incantato da Vanna Marchi, perché, oppure con Corrado Corredi, che ti voleva vendere i lenzuoli, ai miei tempi c'era, oppure quello che ti voleva vendere i quadri, che erano dei quadri, delle croste terribili. Delle croste terribili. Ecco, oppure ma la stessa Radio Maria, che quando cominciano a sparare quelle cose che dicono, è affascinante come sparano delle sputtanate tremende. In macchina pure io mi posso fermare su Radio Maria anche mezz'ora a sentire quello che dicono, perché è troppo. E questo io capisco che quindi Cruciani e Parenzo giochino molto su questo ruolo. A volte io non seguo più le comunicazioni da tanti anni, no, del Centro Ufologico Nazionale, ma quando sento credo parlare, che ne segua nessuno. Ma quando a volte mi è capitato, perché qualcuno me l'ha segnalato, dice guarda cosa dice questo, e quando sento parlare il dottor Roberto Pinotti io mi fermo ad ascoltarlo incantato, perché dico, ma tutte queste cazzate da dove le ha prese? No? Io ho lavorato nel Centro Ufologico Nazionale 35 anni, quindi me ne intendo di cazzate. Ecco,
rimango affascinato da queste persone. Rimango affascinato e devo dire, c'è una ragione fondamentale, perché poi sostanzialmente Cruciani è comunque è un laureato, è una persona colta. Lì il modello comunicativo è diverso. Pinotti, parlavamo appunto di come uno comunica. Pinotti ci ricorda tutti quando l'ascoltiamo, tanto un po' il Duce quando faceva i suoi proclami. Allora, ora vi dico che il CUN, CUN, Centro Ufologico Nazionale, quando sono entrato io si chiamava CUN, Centro Unico Nazionale, perché doveva essere l'unico centro che raccoglieva tutte le informazioni e non ci doveva essere, secondo Pinotti, nessun altro centro che si sarebbe potuto permettere di raccogliere le informazioni. Scoprirò nel tempo che tutto ciò aveva una ragione, perché sostanzialmente, come succedeva negli Stati Uniti d'America, John Allen Hynek, che era il capo del CUFOS, Center for UFO Studies, se non ricordo male, era uno dei 5 membri della commissione governativa, quindi c'era la CIA, c'erano i capi dei diversi dipartimenti di sicurezza, c'erano i servizi di intelligence generali, l'aeronautica, la marina soprattutto, e lui era l'unico che non firmava i verbali delle riunioni, perché non si doveva sapere che il capo del centro ufologico più importante americano in realtà leccava il culo al governo. E forse in Italia le cose sono andate nello stesso modo, perché la strategia non comunicativa di quel tempo era la stessa. La comunicazione, dobbiamo dare una comunicazione sugli UFO, e c'è una sola regola: tutte le comunicazioni sugli oggetti volanti non identificati che vengono date da organi riconosciuti, quindi organi di Stato e centri ufologici di Stato, come il Centro Ufologico Nazionale, che sostanzialmente è la bocca dei servizi segreti, sono false, non sono corrette, no? Non sono corrette. E questo alcuni degli esponenti di persone che hanno gravitato all'interno del Centro Ufologico Nazionale se ne accorgono e poi escono, scappano, se ne vanno dopo un po'. Quindi è una cosa che è risaputa, ovviamente. Allora, infatti, guarda, solo per correttezza ti rinterrompo solo per dire questo. Stiamo parlando di chi non c'è, quindi certo, non è elegante. Però, a onore del vero, ecco, adesso abbiamo parlato anche della Zanzara, immagino tu, Corrado, l'abbia fatto per portare esempi di un certo tipo di informazione, ma la informazione me lo dico io. Però ecco, cambiamo anzi assolutamente argomento se vuoi, però riguardo a Pinotti nella fattispecie, se Corrado si permette di dire, se io anche più di una volta mi sono permesso di dire la mia così espressamente, proprio specificatamente su questo personaggio, è perché lo stesso si prende spessissimo la briga di mandare e di dare degli imbecilli a tutti noi altri, a partire da Corrado, a scendere a caduta fino a quelli come me che lui definisce poveri imbecilli, appunto, che non dovrebbero parlare perché da sempre ritiene che ci sia un'unica voce. Però appunto credo che possiamo parlare di cose più... Sì, no, ma io, intendiamoci, non c'è poi ecco, io ti ho problema. detto assolutamente vai dove vuoi, perché non c'è nessun problema, perché questo è un problema di informazione. Cioè, la gente però che ascolta queste cose, come ascolta la Zanzara, deve comprendere che quella non è informazione, quella è ciarpame, cioè è una trasmissione che domani mattina, se non c'è più, quella trasmissione lì hai fatto del bene all'umanità, perché al di là di tutto... Poi, vedi, una delle cose che mi ha colpito del curriculum vitae di Cruciani è che lui è stato per qualche tempo fidanzato con la Lucarelli. Allora, anche la Lucarelli, che è una giornalista, questa giornalista cosa fa nella vita?
va a cercare le porcherie e gli scandali degli altri per denunciarli. Allora io dico, va bene, ognuno ha scelto la sua specialità, no? Però poi ti trovi, perché poi le paghi queste cose, ti trovi come la Salis che viene bloccata, incarcerata in un paese straniero e vorrebbe scappare da quel paese straniero e non si ricorda più di quando 3 anni fa ha detto che i marinai italiani che erano stati bloccati in India dovevano rimanere in India perché avevano trasgredito non so quale tipo di regola. Cioè la Salis non si rende conto sostanzialmente che lei ha protetto un governo, quello degli Stati Uniti, che ora per problematiche tecniche è quella che l'ha messa in galera. E allora la prossima volta, cioè ora che è uscita, se ci ripensa un pochino e cambia, ma questo ha un problema, è un problema coscienziale, cioè la coscienza l'ha messa di fronte al problema che lei stessa ha visto da fuori e ora ci è entrata dentro, cioè ne ha fatto la vera esperienza. Chissà che questa cosa non gli abbia insegnato qualcosa. Ma noi, poveri cittadini, che cosa ne abbiamo capito della vicenda di questa signora? Sì, di questa signora, sì. Sala, sì, scusa. No, no. No, perché a volte, sai, sono anzianotto, mi sbaglio coi cognomi. Che cosa ne abbiamo capito? Niente, se non acquisiamo la consapevolezza che poi a noi ci ricapita tutto questo. Quindi Dio li fa e poi la coppia. Io direi, nel caso di Cruciani e del suo flirt con quest'altra giornalista, che va a vedere gli scandali degli altri. Cioè, guardati gli scandali a casa tua. Chi sei te per lanciare la prima pietra? Direbbe qualcuno che non sono sicuramente io, perché non sono credente e neanche cattolico. Ma un minimo di dignità, un minimo di dignità ci vuole in queste cose. E questa gente non fa il lavoro dei giornalisti, ha trovato un sistema per fare sostanzialmente soldi descrivendo le puttanate e gli errori degli altri. Guardate che questa cosa ha un significato, perché io mi ricordo sempre quando ero all'interno del Centro Ufologico Nazionale che c'era un altro centro che si chiamava CISU, Centro Italiano Studi Ufologici. Non ho la più pallida idea se esiste ancora, guardate. Credo proprio di sì. E loro, siccome io ero nel Centro Ufologico Nazionale, loro erano una seconda sponda, cioè criticavano il Centro Ufologico Nazionale dicendo che non si doveva indagare sugli UFO, ma si doveva indagare sugli ufologi. È lo stesso problema che c'ha un po' la polizia. Te quando prendi un disgraziato, ti scappa un colpo di pistola perché sennò lui ti accoltella e lo ammazzi, te sei quello che va in galera. Era lo stesso tipo di problematica. Ora, dietro questa situazione qui, il Centro Italiano Studi Ufologici, che diceva di fare ricerca, e invece l'unica ricerca che faceva, e che credo se esiste ancora oggi, farà tuttora, è considerare la ricerca un mettere insieme degli articoli di giornale che parlano di un avvistamento che è accaduto in qualche modo da qualche parte. Quella non è la ricerca è creare informazioni nuove che ti permettono di acquisire dati nuovi e quindi essere creativi, no conservativi di una informazione che ormai è agli atti. E loro avevano una caratteristica, perché io guardandoli ho cercato di imparare.
loro avevano una caratteristica. Cioè, tutte le volte che te parli di una persona, io ora ho parlato di Cruciani, di Parenzo, devi andare a vedere la loro famiglia, chi sono, che rapporti avevano con i genitori, che rapporti hanno con i loro figli, per capire quali sono le loro problematiche di vita, che loro poi ributtano in qualche modo, come tutti noi, sul lavoro che facciamo. Allora, questi ragazzi del Centro Italiano Studi Ufologici, che di scientifico non avevano nulla, uno era un commercialista, un altro era uno che aveva tentato fisica ma poi non ce l'ha fatta, un altro era, cioè, sociologi, il sociologo, di che? Qui c'è bisogno di persone che sono chimici, fisici, statistici, se vogliamo, no? Che fanno gli studi coi numeri, basta con le parole, questa era la mia idea, E loro, secondo me, essendo ragazzi, per quanto io li ho visti allora, frustrati da forti figure paterne che gli rompevano coglioni, come avere un babbo militare, per esempio, no? In alcuni casi, avevano trovato un sistema. Tutto quello che si è scoperto, noi vogliamo essere qualcuno nella vita. Bene, essere qualcuno nella vita vuol dire scoprire qualcosa di nuovo, ma siccome tutto è stato scoperto, non ci rimane che demolire quello che è stato scoperto. Cioè, è molto più facile criticare che creare, no? Come si chiama quell'associazione? Il CICAP, no? Esatto. Il CICAP, i 2 o 3 personaggetti del CICAP che ogni tanto compaiono, quello che fanno è questo: nulla di nuovo, creare una nuova ipotesi di lavoro, mai distruggere le ipotesi di lavoro fatte da altri. È umano, devo dire la verità, è umano. Però bisogna che la gente, secondo me, e questo il mio effort di questa sera è in questo senso, cioè dire alla gente: guardate, non vi fidate di tutta questa gente che parla, ma non dice niente. Fanno gli opinionisti, cioè criticano sostanzialmente quello che gli altri hanno tentato di razionalizzare, magari studiando per tanti anni una certa cosa. Cioè, vai a parlare con Parenzo, con Cruciani di UFO, si mettono tutti a ridere, no? Gli UFO, tutte cazzate, ma l'ha detto il congresso l'ha detto il congresso degli Stati Uniti. E chi cazzo è il congresso degli Stati Uniti? No? Ti senti dire da quell'altro che secondo me ha dei problemi, cioè da lontano si vede che soffre di tiroide. Io gli farei fare un esame, non so se qualcuno gli ha consigliato, però ho l'impressione che abbia problematiche tiroidee, perché chi soffre di tiroide poi dice delle cose che sostanzialmente era meglio non dire, cioè ha questi comportamenti un po' s'allarga troppo, insomma, ecco. Però è un problema di salute, io voglio dire, cioè se uno non sta bene di testa, non gliele devi far fare queste trasmissioni. Allora la 7 perché, o chi è che ora fa quelle trasmissioni, perché nascono queste trasmissioni? Perché c'è anche chi le ascolta, c'è l'audience. E allora, ma se queste trasmissioni hanno tanto audience, vuol dire che vanno. Se vanno, vuol dire che questa comunicazione, che non è una comunicazione, funziona. E allora sostanzialmente la teniamo. Allora la responsabilità di una cattiva comunicazione, che è in realtà una comunicazione inesistente, non è quella di Parenzo o di Cruciani, che urlano dalla mattina alla sera. Beh, se mi permetti, effettivamente anche lì si vede che non c'è un'umanità vera dietro, ma sono solo personaggi, no? Perché sono veramente mutaforma, perché alla Zanzara tutte e due fanno il gioco del poliziotto buono e quello cattivo, sì, Parenzo e Cruciani, però fanno esattamente come hai detto tu: uno ti denigra e basta, quell'altro sembra che ti dà la parola in quel modo lì.